Siamo in un contesto naturale, ma abbiamo la necessità di alimentare i nostri dispositivi elettronici, quali ad esempio telefoni, MacBook, droni e quant'altro. Ragazzi, oggi vi porto la recensione di questo, una Power Station da ben 600 Wh, si chiama AllPower S700. Sigla! Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto un prodotto che può essere veramente perfetto per fotografi e videomaker, ma lo è altrettanto per tutte le persone che sono sempre outdoor e hanno bisogno appunto di poter ricaricare i propri dispositivi. Ma a questo punto capiamo bene che cos'è una Power Station. Non è nient'altro che un grosso power bank, come vedete, che può appunto andare a ricaricare i nostri dispositivi elettronici e lo può fare in due modi principali. Da una parte abbiamo USB-A e USB-C. La USB-C ha uno standard PD a 100 watt, quindi potete ricaricare velocissimamente qualsiasi tipo di dispositivo. E qui davanti invece abbiamo due prese asciugo. Sì, avete capito bene, potete andare ad utilizzare questo power bank con un qualsiasi dispositivo elettronico dotato di spina e che assorba meno di 700 watt ora. Possiamo quindi utilizzare un phon da 2000 watt, una lavatrice, una lavastoviglie, un qualche elettrodomestico di grandi dimensioni che assorbe più di 700 watt? Ragazzi, no, almeno non con questo modello. Infatti il modello che sto testando non è pensato per quel tipo di utilizzo, ma per poter andare ad alimentare alla perfezione tutti i dispositivi un pelino più piccolini e che comunque assorbano meno energia. Vi faccio un esempio così non ci torniamo più. Se ad esempio noi dobbiamo utilizzare una luce LED da 100 watt, quindi consumerà 100 watt in un'ora, lui riuscirà ad alimentare quella luce da 100 watt per ben 6 ore. E come vi dicevo prima, il massimo carico che potete dare a questa Power Station sono 700 watt. C'è sì un picco a 1400, ma è appunto un picco, quindi se avete bisogno di utilizzare un elettrodomestico da massimo 700 watt, che però magari una volta acceso ha un picco, ecco, lui riuscirà comunque ad alimentarlo. Vado a fare un discorso che vale un po' per tutti, non solo per fotografi e videomaker. Avere un prodotto di questo tipo vi permette di andare a ricaricare qualsiasi tipo di dispositivo outdoor, senza bisogno di avere power bank di quelli un po' più piccolini, che sì sono più portatili. Infatti, come vi dicevo, questo pesa ben 5 kg, però con questo potete andare ad utilizzare delle luci o comunque degli accessori che chiaramente un qualsiasi altro power bank non riuscirebbe a far accendere. Vediamo ora che tipi di ingressi e di uscite ci sono disponibili su questo mega power bank. Quindi abbiamo, come vedete, 3 USB Type A da 20 watt, una Type-C da ben 100 watt standard PD e poi qui da questa parte abbiamo 2 DC in output. Questa invece è la parte principale dove abbiamo un bel LED, infatti ci dirà la carica di batteria residua, ci dirà quanto stiamo erogando in ogni momento. E poi abbiamo 3 tasti, uno per accendere e spegnere il Bluetooth, uno per attivare la corrente su queste porte e l'ultimo per attivare la corrente nelle porte Type-C che avete visto prima. Inoltre da questa parte avremo anche 2 LED che ci serviranno per illuminare la notte. Da questo lato invece abbiamo gli input, quindi da questa parte abbiamo una DC e in confezione abbiamo un caricabatterie apposito. Questo servirà per i nostri pannelli solari, ci torno dopo, e questa invece è una classica presa accendisigari da auto. C'è da dire però che per poterla caricare ancora più facilmente possiamo utilizzare la Type-C fino a 100 watt. Come vi dicevo, nella parte anteriore abbiamo anche un tasto Bluetooth. A cosa servirà mai se non andarlo ad accoppiare al nostro telefono, una volta installata chiaramente l'applicazione AllPowers, per poter andare a vedere veramente tutti i parametri di questo Power Station. Possiamo infatti vedere la quantità di carica di batteria rimanente, quanto si sta caricando e andare a accendere e spegnere sia le Type-C o comunque le porte USB-C più in generale, sia le 2 prese asciugo
che sono davanti. Se mi seguite da un po' sapete che outdoor non vado ad utilizzare camper, van camperizzati e quant'altro, quindi l'utilizzo che io farò di questo prodotto è prettamente legato a foto e video, ma vorrei farvela vedere in azione almeno in questo contesto. Quindi con me ho portato una luce da 200/300 watt, è della Zhiyun, adesso la monto sullo stativo, la attacchiamo insieme al power bank e vi faccio vedere la vera figata. In questo momento sono sotto i raggi del sole e questo perché voglio fare una prova con un faretto da 300 watt in esterna. Chiaramente non ho mai fatto una cosa del genere, però penso che per gli amici videomaker possa essere veramente molto interessante. Dunque, in questo momento appunto il sole ce l'ho davanti, ma se mi giro Osmo Pocket sicuramente riuscirà a fare un ottimo lavoro, ma chiaramente mi manca della luce qui. Se invece andiamo davanti al faretto da 300 watt e siamo in esterna, questa è la cosa fondamentale, guardate che figata. Tra gli occhiali, la luce da 300 watt davanti a me, non è che riesco a vedere troppo bene lo schermino dell'Osmo Pocket in questo momento, vi dico la verità, però immagino che ci sia una differenza veramente molto importante tra questo tipo di immagine, quindi con la luce, e quest'altro tipo di immagine senza. Mi stavo dimenticando di farvelo vedere però in funzione, quindi inizierei da un phon. Sì, ho portato un phon così di piccole dimensioni, è un phon da viaggio che però consuma la bellezza di 1000 watt, dai 1000 ai 1200, quindi chiaramente questo non potrà essere alimentato grazie al nostro power bank, però ho fatto già la prova mettendolo a la velocità numero 1, in realtà funziona e adesso ve lo faccio vedere. Basterà quindi andare a accendere la nostra power station, inserire la spina e ragazzi, voilà, lo sentite? Possiamo andare ad utilizzare il nostro phon. Se lo andiamo a utilizzare a tutta potenza, chiaramente lui andrà in errore dopo qualche secondo. Infatti non funziona più, è andato in errore, ha un picco da 1400 watt, quindi è riuscito, ma poi il carico è troppo forte per questo phon. E siccome, come vi dicevo, nell'ambito fotografico questa è quella che consuma più di tutti, quindi una macchina del fumo da ben 500 watt, andiamo a vedere se riusciamo ad alimentarla. Andiamo a mettere chiaramente la nostra presa di corrente, lei si accende. Adesso però dobbiamo aspettare 5 minuti che si scaldi. Volete vedere la magia? Macchina del fumo in esterna, eccola qua che funziona alla perfezione. E questo tutto grazie alla nostra power station. E adesso arriverà la domanda, ma come facciamo a caricarlo se stiamo in esterna? Ragazzi, All Powers ha pensato veramente a tutto. Chiaramente c'è un pannello solare che grazie all'energia del sole andrà a ricaricarlo. Adesso lo monto e lo guardiamo insieme. Come si apre? Nulla di più semplice. Qui c'è uno strap, facciamo così e lui è bello che è aperto. Ma da questa parte vi voglio far vedere questa tasca. Ci sono delle zip, noi le andiamo ad aprire e spunteranno i cavi che ci servono per poter alimentare la nostra power station. A questo punto lo apriamo. E da questa parte abbiamo dei supporti che ci serviranno per poterlo angolare. In questo caso specifico però non mi serve perché ho questa fontana che mi dà la giusta angolazione. Apriamo il nostro pannello solare, prendiamo il nostro cavo e lo andiamo ad inserire nel DC input. Vediamo insieme cosa succede e a quanti watt arriverà. Qui sul display, non so se riuscite a vederlo, siamo già a 28 watt, ma io sto coprendo in questo momento il nostro pannello solare, quindi mi sposto. Una volta fatto questo ci spostiamo all'ombra, accendiamo la nostra applicazione e come vedete stiamo ricaricando in questo momento 83 watt. E tutto grazie al sole
niente di più bello e niente di più green. Mi raccomando, il power bank non lo lasciate al sole come sto facendo io in questo momento, magari lo andate a mettere dietro il pannello solare, così è all'ombra. Chissà quanto costa questo power station, starete pensando, e invece ragazzi vi stupirò e adesso traggo anche le conclusioni finali su questo fantastico oggetto. Allora, prima di tutto ricapitolo: 600 watt ora la capacità della batteria, può erogare fino a 700 watt per i nostri dispositivi e abbiamo un picco a 1400 watt. Detto questo, vi dico subito il prezzo: 299 euro. Sì, avete capito bene, 299 euro per avere il power station, 100 euro in più per avere il pannello solare. Io Alessandro non so quanto andrò a utilizzarlo realmente il pannello solare, ma il power station lo utilizzerò sicuramente per un sacco di progetti fotografici che ho già in mente. Incomincia già a fare più caldo, quindi a breve vedrete dei progetti fotografici con luci professionali che normalmente non potrei utilizzare in esterna, o magari con la macchina del fumo, quella da 500 watt, non lo so, chi più ne ha più ne metta. Potrò fare dei progetti che chiaramente difficilmente riusciremo a fare in maniera diversa. 299 è il prezzo su Amazon, vi lascio qui sotto in descrizione il link affiliato, come 299 è il prezzo che troverete sullo store ufficiale. Come vi dicevo, il pannello solare costa 100 euro e, non ve l'ho detto, eroga 100 watt, quindi se tutto dovesse essere al top e il sole che va a colpire il pannello dovesse essere quello super forte, dovrebbe riuscire a caricare da 0 a 100 in 6 ore. Così in realtà non sarà, ci vorrà un po' più di mezza giornata per poter caricare questo power station con quel tipo di pannello solare. In realtà vendono anche dei pannelli solari molto più grandi e molto più prestanti, quindi che riescono a immagazzinare più watt e darli poi alla power station, e su quello non so che dirvi, chiaramente dipende tutto da voi. Per quanto mi riguarda è un prodotto veramente super mega top, specialmente per quello che faccio io. E sapete perché? Perché una normale V-Lock da 99 watt/ora, vero che è portatile, vero che se siete videomaker e la dovete attaccare alla macchina, di certo non ci mettete una power station, però se le utilizzate per le luci, ecco, quelle normalmente di buona qualità costano 200 euro. E con 200 euro avete una V-Lock singola da 99 watt/ora. Con 299 euro avete una power station con la quale potete alimentare praticamente tutto. Ho fatto delle prove anche con dei phon, ho fatto delle prove col frigorifero addirittura, e alcune cose funzionano ed altre no. Questo è chiaro, dipende dall'assorbimento dell'elettrodomestico che ci andate a mettere. Per quanto riguarda me, in campo strettamente fotografico e video, ragazzi, praticamente funziona con tutto. La cosa che consuma più di tutti in questo momento che ho a mia disposizione è la macchina del fumo, e vi assicuro che funziona tutto alla grande. Quindi fra qualche tempo vedrete sicuramente sul mio Instagram dei progetti fatti appunto con la macchina del fumo. Ringrazio tantissimo Allpower per avermi fatto provare questo prodotto. Spero che questo video vi sia piaciuto. In questo caso mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale, questo per me è veramente super importante, e spero in futuro di portarvi qualche altro power station, magari di più grandi dimensioni, per poter poi andare ad alimentare anche veramente phon, cucine elettriche e quant'altro. Questo invece è un prodotto che funziona alla perfezione per praticamente tutte le cose foto-video, come vi ho detto fino adesso. Non vi ho detto del Mac, ma chiaramente carica il Mac in una maniera super mega power, perché a 100 watt PD, quindi lo carica in un secondo. Potete caricare chiaramente i vostri telefoni, i vostri tablet e via discorrendo. Ho preso una luce professionale da 300 watt per farvi vedere che funziona con quella, chiaramente con tutto quello che c'è sotto funziona alla grandissima. Va bene, quindi se il video vi è piaciuto mi raccomando mettete un bel like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!